Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Mercoledì 13 agosto, amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Obbligo di Riscatto. Un saluto da parte di Enrico Boiani a farmi compagnia, ma soprattutto a fare compagnia a voi. Il vento, dove è Simone Cristao? Ciao Simo, buongiorno. Buongiorno a tutti, non sono a Maranello, ma il vento è quello della Galleria del Vento, è esattamente lo stesso, però buongiorno, speriamo mi si senta, ecco, urlerò. Sì, ti sentiamo forte e chiaro, anche perché devi darci tutte le ultimissime notizie, le ultime ore del mercato del Milan e quindi dovrai parlarci. Prima di iniziare però, come sempre ragazzi, i like, cliccate il pollicione all'insù, arriviamo almeno a 1500. Negli ultimi 2 giorni siete stati in tanti, continuate così con i like, quindi con i mi piace, con i commenti qua sotto, diteci la vostra sul mercato del Milan, sulle ultime, sui nomi, insomma su quello che volete, quindi commentate qua sotto, iscrivetevi al canale perché ragazzi iscriversi è gratuito, quindi iscrivetevi, stiamo crescendo pian piano sempre di più, ma ancora quasi il 30% di voi che guardano questi video non sono iscritti, quindi iscrivetevi al nostro canale attivando anche la campanella per tutte le notifiche. Allora Simo, partiamo un pochino dalle ufficialità, perché è stata una giornata, insomma, tra il pomeriggio di ieri, la giornata di oggi, una giornata di ufficialità, quindi partiamo dalle cessioni, e quindi è arrivata l'ufficialità, questo è il sito del Newcastle di Malik Thiaw. Milan lo ha salutato tramite un video, lui insomma ha parlato dell'addio dicendo che è arrivato come un ragazzo e se ne va come uomo, insomma questa è l'ufficialità di Thiaw al Newcastle. E quest'altra invece ve la facciamo vedere, molto simile tra l'altro a quella che abbiamo fatto vedere ieri di Pippo Terracciano, è quella di Warren Bondo che va alla Cremonese. Queste ufficialità in uscita, Simo, in attesa di capire poi le altre situazioni un pochino, come si suol dire, pending, un pochino a metà, sì, no? Ovvero Yunus Musa, ovvero magari qualche esubero tipo Adli, Benasser, giocatori che quasi stiamo dando per scontato non facciano più parte del Milan, no? Nei discorsi, perché non se ne parla più. Qualcuno magari anche nei commenti ce l'ha scritto, non capisco perché non consideriamo più nemmeno Adli, Benasser, insomma altri giocatori, bisogna capire per esempio Chukwueze e via dicendo, e però insomma questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda le uscite. Cosa accadrà poi con Musa? È vero, in realtà tolta la punta praticamente la rosa è completa a livello numerico, credo. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che più o meno ci siamo come numeri. Mancherebbe il terzino destro, definitivamente, ma insomma... Hai detto terzino destro? Sì, ho detto terzino destro. È lui, sì, è Zaccaria Tecame dello Young Boys, che ormai è una settimana, 10 giorni che è fatta, ma ancora il ragazzo a Milano non è arrivato. Ma al di là di questo, insomma, non è quello il problema. La questione Zuber in effetti è una questione abbastanza centrale per capire magari se c'è qualche soldino in più in tasca per il prossimo futuro. Ma al momento grandissime operazioni in entrata dal punto di vista economico le leggo soltanto a Yunus Musa. Altro onestamente non la vedo molto, molto possibile per ingressi economici, non per uscite e basta, perché Adli, Benasser e altri, lo stesso Terracciano e Bond, insomma, sono usciti senza portare grandi benefici dal punto di vista economico. Stiamo a vedere.
io penso che ancora un po' di mercato il Milan lo farà nei prossime 2 settimane, perché in realtà la rosa sembra completa ma non lo è. Hai detto Terracciano, non Filippo Terracciano, ma Pietro Terracciano è stato presentato ieri ufficialmente a Casa Milan con la conferenza stampa, insieme a lui anche Estupiñán, quindi poi potete anche ritrovare le parole sul nostro sito, si sono presentati, insomma abbastanza classiche conferenze stampa di presentazione su cui sorvolerei. Domani c'è la conferenza stampa di Ardon Yashari, il 14 di agosto, cioè una giornata proprio bella tranquilla, serena, lavorativa, insomma, logisticamente Facile. per la conferenza stampa di Yashari. A parte questo, a breve Simo potrebbe anche arrivare alla conferenza stampa di presentazione di Coni De Winter. Questa è una foto di Antonio Vitiello, direttore di Milan News, che ha pubblicato ieri, perché ci sono state le visite mediche. È arrivato prima all'hotel, classico hotel in cui sono di passaggio i nuovi acquisti del Milan, e poi è andato a fare le visite mediche. Immagino che oggi possa arrivare l'ufficialità, Simo. Sì, oggi non ci sono dubbi. Arriverà l'ufficialità di De Winter, di cui abbiamo già parlato tanto, di cui si è già parlato tanto, proprio perché insomma, il Milan doveva prendere un difensore centrale se ci fosse stata l'opportunità di un'uscita, l'uscita c'è stata e quindi è arrivato De Winter. Io un pochino, a essere onesto, ho un po' staccato, soprattutto al lato social, quindi ogni tanto faccio tipo del full immersion di mezz'ora per capire un po' come sta andando la situazione, e ho visto che un po' i tifosi del Milan non è che sono stati eufemisticamente contenti dell'arrivo di De Winter. In realtà ho visto un po' a metà, tra chi non era contento perché, insomma, se vendi un difensore a 40, ne prendi uno a 20, il cui livello, magari possiamo discutere sul potenziale, potrà sicuramente magari Inter, diciamo, questo non è in dubbio, però molti parlavano del fatto che, cioè, vendi ciao a 40, magari vai sul nome un po' più esperto, capito? È Certo. quello più che altro, cioè che non stravolgi in meglio il livello della rosa, magari col tempo e col senno di poi potremmo dire positive di De Winter, che l'avrai leggermente migliorato, molto migliorato, ma lo potrei dire solo poi dopo con le prove in campo, ecco. Quindi io ho letto anche nei nostri commenti, tra l'altro, che nei giorni scorsi sono arrivati in tanti, soprattutto 2 giorni fa, un po' divisi a metà, tra chi era contento perché è un'operazione intelligente della serie, non cambi troppo il livello e magari hai spazio di manovra per fare altre operazioni dal punto di vista economico, e chi invece diceva però se vendi ciao a 40 devi andare a fare uno step, magari soprattutto in difesa, che è stato un reparto un po' così. Ma vabbè, ce lo dirà il tempo, Simo, non possiamo star qui a No, certo. giudicare. Ma io ti dico, guarda, a me non dispiace nemmeno De Winter. Il problema è che tra essere impattante e decisivo al Milan e essere un buon giocatore, non mi dispiace, buon prospetto, eccetera, ci passa quella differenza che in teoria dovrebbe essere l'AC Milan e non una squadra diversa. Ecco. Tutto qua. Hai detto AC Milan? Chi Sì. per ora apparentemente non apre è Rasmus Højlund, anche se Gazzetta dello Sport, ve lo facciamo vedere proprio qui, scrive il contrario, cioè scrive Højlund apre al Milan. Fabrizio Romano invece, poche ore fa, ha parlato di un Højlund che non è che non apre al Milan. Ha detto, ci ha tenuto a specificare questa cosa qua, ha detto non è che Højlund non sta rifiutando il Milan, non sta aprendo al Milan. Il punto è che Højlund sta facendo di tutto per restare allo United. Poi, se proprio dovesse capire che non ce n'è, allora magari inizierebbe ad aprire ad altre destinazioni, e ha aggiunto il Milan è una di queste. Però è proprio il fatto che questo ragazzo, che è arrivato 2 anni fa, se non sbaglio, dall'Atalanta, per una cifra anche importante, molto importante, al Manchester United, vuole provarci finché può, a rimanere lì, a giocare le sue carte, a competere per un posto da titolare.
United che però quest'anno in attacco ha fatto man bassa di acquisti, come abbiamo detto i giorni scorsi, quindi appunto è arrivato Seško, è arrivato Mbeumo, è arrivato Cugna, sono arrivati tanti giocatori in attacco e il Milan, Simo, deve iniziare un po' a quagliare perché siamo al 13 di agosto, 4 giorni e c'è Milan-Bari, 11 giorni e c'è Milan-Cremonese, inizia la Serie A. E la punta per ora c'è è Santiago Jimenez, ma c'è questa sorta di grande duello tra Rasmus Højlund appunto e Dusan Vlahovic. In teoria il duello è questo, sperando di non doverlo aprire a un triello, a un quadriello, eccetera, con magari altri giocatori che però in questo momento sono forse di una categoria inferiore. Vedo il nome di Kristovic comparire ogni tanto, vedo il nome a quel punto di Dovbyk comparire ogni tanto, però in realtà in questo momento il Milan ha lavorato concretamente solo su questi due, cioè su Rasmus Højlund e su Dusan Vlahovic. I problemi sono di doppia natura. Se da una parte Højlund deve accettare di partire, come hai detto giustamente tu, più che per il Milan deve mettersi nell'idea di magari fare un anno in giro per l'Europa e poi capire se resterà in quella squadra, perché come a volte è capitato per i nostri giocatori in prestito, il pensiero è sì, va bene, però io una volta che vado dalla United, se faccio bene magari poi qui non ci torno più, perché o mi comprano e vado da un'altra parte, oppure se non faccio bene inizio a girare, a fare quello che magari lo United non vuole più a prescindere, quindi l'anno prossimo riparto un'altra volta in prestito. Cioè innescare il meccanismo è sempre complesso, proprio dal punto di vista della scelta mentale. Dall'altro Vlahovic, io non so come dirlo, sono i soldi. Sì, Vlahovic che tra l'altro sta anche bloccando il mercato della Juve per questo motivo qua. D'altra parte però Simo, come abbiamo sempre detto, Vlahovic ha un anno di contratto, i soldi che prende sono quelli, per andarsene con un anno di anticipo dalla Juve vuole quei soldi lì e quindi è fermo su questa posizione. Poi possiamo discutere sul fatto che magari dal punto di vista della carriera di un giocatore, dall'ambizione di un giocatore, tutta quella sfera lì non sia troppo sensato, logico, no? Ma come? Ti butti via un anno piuttosto pur di non perdere un contratto così pesante? Però ci sono dei giocatori che ragionano anche così e quindi bisogna prenderne atto. Parlavi prima di Krstovic e di Dovbyk perché appunto c'è la Roma forte, molto forte su Krstovic e quindi a quel punto si libererebbe Dovbyk, però è un discorso Simo, che io non voglio nemmeno pensare onestamente perché no, quello no, però il rischio nel mentre sta passando l'uomo dei latticini alle mie spalle, quindi se avete sentito per caso, se volete vi compro due cose, ma al di là di questo, se non avete messo ancora a mettere like non lo so, per il post in cui è finito invece della punta vi compro qualcosa, insomma, due mozzarelle e una ricotta, ma al di là di questo abbiamo fatto più o meno lo stesso discorso l'anno scorso, non so se vi ricordate. sì. Ma dai, ma no, ma Ebram, no, dai. Poi alla fine, negli ultimi 2 o 3 giorni ci sembrava oro il prezzo di Ebram perché alla fine stringi non avevi niente in mano. E quindi questo è. Ecco, non vorrei che Dovbyk facesse più o meno la stessa fine, cioè che in questo momento sia un'opzione C, D, E, quello che volete, e poi invece al 25-26 di agosto ci sembra anche una cosa buona e giusta da fare. Ora, la questione è molto semplice, Henry. Noi abbiamo bisogno della punta, perché non è che possiamo giocare solo con Santiago Jimenez, quindi per forza di cosa la punta arriverà. Poi vediamo cosa sarà. Io mi aspetto che la questione Højlund, se non si sblocca tra oggi e domani, entro questa settimana, cioè entro venerdì, si prenda una decisione, perché se non c'è margine per convincerlo, cosa sto qua a fare fermo? Certo. E allora tanto vale sbloccarlo in un modo. Va bene, Simo, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Obbligo di Riscatto. Io ti ringrazio, ti lascio tornare a casa. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani, rimanete connessi perché Obbligo di Riscatto, come state vedendo, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Ciao.
Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.